Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Questo è il primo video del mese di settembre. Come avete visto ragazzi, quest'anno non vi ho lasciati da soli neanche nel mese di agosto. Ho pubblicato un video nuovo ogni mercoledì sul mio canale YouTube, quindi ragazzi io penso che adesso il tasto iscriviti lo potete cliccare quasi sulla fiducia. No scherzo, se volete ragazzi iscrivetevi al canale, ve lo ripeto sempre, stavolta ve lo dico a inizio video così almeno non sbagliamo prima ancora della sigla. E avete visto anche che se mi seguite sulla fanpage Fabrizio Teghesi RC su Facebook, e se non lo state ancora facendo vi invito a fare anche quello, così almeno ho fatto 2 inviti in 3 minuti, neanche 50 secondi. Ho fatto una rubrica dove ho riproposto un video al giorno di quelli che hanno più significato del mio canale YouTube, con addirittura i primati, quindi il video più bello, il video più visto, il video più rivisto, il video più stupido, ne ho fatti tantissimi. Bando alle ciance ragazzi, chiaramente come giustamente mi ha fatto notare un utente sulla pagina, sul gruppo Facebook Officine di Modellismo RC, questo utente di questo gruppo mi ha scritto: troppe chiacchiere e poca sostanza. Io ragazzi i video li faccio così perché darvi semplicemente delle nozioni tecniche fini a se stesse, senza minimamente metterci un po' di storytelling, un po' di me stesso dentro quelle informazioni, per me non ha senso, si perde un po' anche la poesia di fare video. Io penso che chi si iscrive a un canale YouTube, chi segue i content creator su YouTube, è come se cercassero anche una sorta di rapporto con la persona che stanno seguendo, quindi non cercano semplicemente informazioni. Invece io credo che avendo video settimanali, ripeto, creare una sorta di rapporto con chi guarda, quindi che chi guarda possa anche sapere qualcosa di noi, a parer mio è meglio. Io ragazzi mi sono dilungato tantissimo su questo preambolo del video, ma ci tengo come sempre ragazzi, sapete, ad avere i vostri riscontri. Quindi ragazzi ditemi: no, effettivamente hanno ragione, sei troppo lungo, ci dà noia, dacci queste informazioni, non rompere le scatole. Io tutte le parti dove racconti le tue cose, di cosa è successo, di come hai scoperto quella cosa, eccetera eccetera, le salto a pie pari. Oppure ditemi: no, effettivamente Fabri hai ragione, io ci tengo a vedere come sei arrivato a conoscere quella cosa, ci tengo a sapere anche alcuni aneddoti particolari della tua vita da modellista, perché mi immedesimo, eccetera eccetera. Fatemi sapere ragazzi, fatemi sapere, e andiamo a vedere se c'è anche in questo video poca, ma almeno un po' di sostanza. E di cosa parliamo? Parliamo delle scocche ragazzi, parliamo delle scocche. Andiamo a vedere. Eccoci quindi, perché vi voglio parlare delle scocche? Perché è un argomento talvolta molto sottovalutato. Ragazzi, vi ricordate che diversi mesi fa ormai ho recensito il libro Invisible Speed di Joseph Quagrain? Chi non avesse visto la recensione del libro, vi metto come sempre in alto i link per poterla riguardare. E durante questa recensione ho detto che ero d'accordo sulla maggior parte delle cose, quindi su tantissime cose, molto più del 65% di quello che c'era scritto nel libro, ma non ero d'accordo su alcune cose. A cosa mi riferisco in particolare? Una delle cose sulle quali non ero d'accordo è appunto come lui interpreta la parte relativa alle scocche nel buggy. Lui dice che l'aerodinamica comincia a funzionare a una certa velocità che le macchine da buggy non raggiungono. Lui dice che il fatto di sentire i cambiamenti
sulle scocche più un effetto placebo che reale. Non vi voglio anticipare comunque tutti i contenuti del libro perché tratta quindi molto approfonditamente anche la parte delle scocche, ma in quello che lui dice nel libro io sinceramente non mi trovo d'accordo. Come sempre sapete che le opinioni che io appunto espongo nei miei video sono appunto opinioni, quindi potrete essere o non essere d'accordo con me, ma ad ogni modo io vi do sempre la mia personale versione. Ragazzi, parliamo appunto di scocche e parliamo di scocche Kyosho. Intanto per cominciare, cosa abbiamo su MP10? Su MP10 abbiamo la possibilità di utilizzare due tipi di scocca, che sono appunto quella della MP10 TKI2 ultima nata e quella della MP10 TKI1. Non solo, per ogni tipo di scocca abbiamo anche una differenziazione di durezza delle scocche. Esistono infatti quelle da 0,9 mm e le hard che sono da 1 mm. Ragazzi, sappiate che molti comprano le scocche hard semplicemente per il fatto che dicano che si rompano più difficilmente. In realtà, ragazzi, c'è una profonda differenza tra usare la scocca hard e usare la scocca soft. Perché? Perché oltre alla flessibilità, che è veramente irrisoria dal punto di vista aerodinamico, c'è una differenza sostanziale di peso. Adesso vi faccio vedere come tra una scocca leggera e una scocca pesante ci sono addirittura 30 grammi. Ragazzi, immaginatevi che 30 grammi messi in alto, perché la scocca distribuisce il suo peso sulle colonnine, che sono appunto abbastanza alte nella macchina, più alta c'è soltanto una parte della testata del motore, fanno veramente tanta differenza sul rollio e sulla facilità al cappottarsi della macchina. Quindi chi usa la scocca leggera sa che ha 30 grammi circa, in base poi a come si taglia, in base poi a come si adesiva, in base poi a come si protegge all'interno, ha circa 30 grammi di differenza con la scocca hard. Quindi sapete che Kyosho produce i pesi da 10 grammi e da 20 grammi per mettere sul telaio, quindi in basso, dove chiaramente hanno meno efficienza sul rollio rispetto che posizionati in alto. Immaginatevi voi quanti possano essere 30 grammi messi in alto. Quindi la prima differenziazione l'abbiamo detta, che è appunto quella dello spessore della scocca. Io vi consiglio di usare sempre scocche leggere. Se la rompete, sappiate che nella maggior parte dei casi è a causa di come la tagliate, perché la scocca si taglia in un certo modo con pochissimi angoli vivi, ma anche qui non mi voglio dilungare molto. Avete un video dove spiego come si taglia la scocca, che vi ripropongo sempre in alto con un link, e passiamo adesso alla differenza aerodinamica delle scocche. Andiamo a vedere. Chi conosce le due tipologie di scocche, quindi TKI2 e TKI1, avrà visto che sono praticamente quasi identiche. Hanno lo stesso, la stessa parte del cupolino, identica. Nella parte laterale sono identiche e anche la parte della coda è praticamente uguale. Cambia soltanto le pinne posteriori e il musetto anteriore. Bene, questo concetto rafforza ancora di più i miei dubbi riguardo a quello che ho trovato scritto nel libro, perché io l'ho provate, riprovate, riprovate, e io, nonostante queste due piccole modifiche, sento una differenza incredibile a livello di guida. Io, ragazzi, vi invito anche voi a fare la prova. Tra l'altro la prova della scocca è una prova molto veloce, perché basta togliere le due clips, cambiare la scocca e rimettere le due clips, e vedrete se ho ragione o se ho torto, quindi se la differenza si sente realmente o non si sente. Quindi qual è la differenza che io ho notato e l'informazione tecnica che voglio passarvi?
è che con la scocca TKI1 si ha molto più sterzo in ingresso curva e molta più stabilità a centro curva. Mentre con la scocca TKI2, al momento che si va a entrare in curva e che si gira appunto lo sterzo, la macchina tende a smusare in un primo momento per poi perdere drasticamente il posteriore a centro curva. Sono due scocche, ripeto, quasi uguali, ma hanno profondissime differenze. Tante volte, ragazzi, si cerca di lavorare sull'assetto, sul setup, su qualunque cosa, quando invece cambiando semplicemente una scocca, magari la macchina si mette a posto da sola. Oppure la scocca unita ad altri particolari, ad esempio, se abbiamo bisogno di meno sterzo, possiamo passare dalla scocca TKI1 alla scocca TKI2, magari facendo qualcosa per far tenere di più il retrotreno a centro curva. E quindi avremo una macchina che gira meno ed è più stabile. Tendenzialmente, comunque, in linea di principio, solitamente le scocche TKI2 vanno meglio su piste ad altissimo grip e le scocche TKI1 vanno meglio su piste a basso grip. Ma ripeto, non è una regola, ma è una tendenza. Quindi sarete voi da pista a provare le varie scocche, tenetene sempre due pronte e provatele ogni pista e anche più volte durante il giorno, perché magari su una scocca che gira di più vi troverete peggio inizialmente quando state imparando il tracciato e poi vi troverete invece meglio quando invece avete già una buona conoscenza del tracciato. Quindi ragazzi, riprovatele anche in seguito durante le vostre giornate di test o durante le batterie, quindi le batterie di qualifica, le manche di qualificazione, magari nella prima ne provate una, nell'ultima provate quella che non vi siete trovati, se avete già due manche buone e quindi avete preso il vostro punteggio. Ragazzi, io vorrei, come al solito, che mi diceste che cosa pensate e quali sono le vostre opinioni nei commenti e quindi per questo video è tutto, ragazzi. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video e bombardate, ragazzi, un pochino il like e niente, condividetelo su Facebook. Un salutone, ragazzi. Ciao!